Ci sono alcune storie che lasci latenti sotto il tuo occhio vigile. Quando ti svegli, vivi la vita di tutti i giorni, parli come se non sapessi nulla, finché nessuno sa nulla, ma poi ti addormenti e quello che succede nei sogni è in grado di sconvolgere ogni realtà possibile ed immaginabile. Ciò che resta nascosto di giorno, di notte sale a galla, strappandoti dalla razionalità, tagliando le urla, ogni possibile via di fuga e lasciandoti in una spirale di terrore. Fino al prossimo risveglio. State ascoltando The Search di ANF e questo è Insta Live. Gli intellettuali romantici rivalutano alcuni periodi specifici della nostra storia, come il Medioevo o il Rinascimento, da un punto di vista sentimentale. Con un occhio alla sensibilità moderna si rivolgono al passato come unica ancora di salvezza, ricordando la bellezza della scoperta, dell'esotico, lo stupore per l'irrazionale e lo sconosciuto. E nella visione romantica gioca un ruolo fondamentale un elemento di equilibrio che possa giustificare la presenza di alcuni simboli, di alcuni elementi nella nostra realtà. E c'è una sola risposta a questa incognita: il sogno. Il sogno giustifica il mezzo e nella storia di Nicholas i sogni sono il centro intorno al quale rotea l'intera struttura della sua fotografia. Ma non a caso. Vi regalo un po' di contesto. Nicholas Bruno nasce nel 1993 a Northport, New York, in una zona decisamente più selvatica del centro della ridente Grande Mela. E cresce quindi tra gli acquitrini, le paludi e le foreste di Long Island. Nel 2015 si laurea in fotografia di fine arts e continua il suo percorso creativo approfondendo gli studi umanitari con pittori del 1800 come Caspar Friedrich e John Atkinson Grimshaw. E su questa base lo potremmo definire un fotografo romantico, non romantico solo nel senso stretto del termine. L'estetica della sua narrazione trova moltissimi punti in comune con un passato lontanissimo, medievale, che si materializza nel presente tramite un presagio, un monito o un simbolo. La chiave artistica per Nicholas è stato il manifestarsi di un problema, di una condizione fisica e mentale, che è riuscito a convogliare all'interno del suo processo artistico, rendendola protagonista. Le lezioni d'arte al tempo lo hanno aiutato moltissimo a gestire questo suo disagio. Non ne parlava spesso, ma ne riversava i contenuti all'interno della progettualità, finché non fu proprio la sua professoressa del tempo a suggerirgli di continuare a spingere, a martellare su quelle tematiche. Ed è stato così che Nicholas Bruno ha cominciato a raccontare i suoi incubi. Per correttezza non sono semplici brutti sogni. Le manifestazioni oniriche della mente del fotografo sono la materializzazione di una condizione conosciuta da molti come paralisi del sonno. La condizione avviene durante lo stato ipnagogico della nostra coscienza, quella linea sottile che separa il sonno dalla veglia e dove la nostra mente assume una reattività particolare. È in questo universo di possibilità infinite che prendono piede i sogni lucidi, si manifestano i nostri desideri più reconditi, così come gli incubi più terrificanti. Benché la paralisi del sonno sia una condizione piuttosto comune in diverse manifestazioni, per Nicholas invece assume delle caratteristiche e una forza spropositata, causandogli allucinazioni visive, auditive, fisiche e mentali e giocando costantemente con la sua paura del non potersi risvegliare, non riuscire a respirare o semplicemente della non esistenza. E nella ricerca di un suo equilibrio la fotografia gli è venuta in aiuto. Ogni immagine, ogni scatto,
Ogni composizione è una finestra verso l'io nascosto dentro le sue preoccupazioni, dentro le ansie, le congetture, le assillanti grida dei nostri desideri. Parlando di progettualità, Nicolas sviluppa serie fotografiche più che veri e propri progetti. Il soggetto è costante nel tempo, i suoi incubi durante le crisi notturne. Ciò che cambia sono i simboli e le analogie che descrivono l'estetica della sua arte. L'acqua, per esempio, è un tema ricorrente, così come è ricorrente la sensazione di abbandono o l'impossibilità motoria. L'uso di bende per coprire gli occhi dei soggetti rappresentati, che è un metodo utilizzato per mitigare l'apparizione di allucinazioni visive, ma sono presenti all'interno della sua fotografia anche moltissimi ossimori tra le forme, come il freddo e il caldo, il secco e il bagnato, il cielo e la terra. Per ovviamente non parlare poi di tutti i props incredibili che lui costruisce personalmente per ogni singolo set. I am the monster you created. L'idea alla base dei suoi set, delle sue fotografie, nasce spesso da un appunto magari preso all'alba di una nuova crisi. Dalla parte scritta poi passa ad una realizzazione visiva, poi alla costruzione dei set, dei props, alla scelta della location perfetta, per infine arrivare allo scatto, spesso lavorato in post-produzione, essendo l'unione di diversi frammenti scattati in quella stessa location. Everything. When you broke me and left these pieces. È un processo che prende giorni, se non settimane e a volte mesi, ma è l'unico modo con il quale Nicolas riesce a esorcizzare le irrequietezze della propria anima, affondando sempre di più nell'accettazione come metodo di combattimento di quelle che sono profonde porzioni del suo animo. Frammenti che combattono con armi fatte di simboli, suoni strazianti nello spazio e silenzi carichi di ogni suono presente nell'universo. Con il suo lavoro Nicolas Bruno vuole portare alla luce una problematica spesso messa in disparte dall'opinione pubblica, le paralisi del sonno, per lanciare un messaggio. Di notte come di giorno. Per tutti i sognatori al mondo e quelli che verranno, non siete soli ad affrontare questo cammino. State ascoltando Goliath di Woodkid. Grazie per aver visto e sta like. A sustained heart pain and a dark fever.